Hello everybody, and welcome to the first episode of our new format, Guardians of the Sea. It took us a while to organize this series, but finally here we are. As we have previously mentioned in the video Wind of Changes, released last summer, with this new series we would like to analyze the problems afflicting the marine environment, and show that, even if they seem so far, we're more affected than we believe. And we would like experts and members of institutions and organizations, specifically dealing with these issues, to openly speak about those problems. Our goal is to motivate you to change and offer you some practical advice. Today's topic is beach litter, a steadily increasing threat to the marine environment. A very visible threat, which all of you can perceive with your own eyes every time you go to the seaside. Talking about this subject we have Elisa Scoccara, environmental engineer working in the scientific division of the Italian association Legambiente. She deals with marine pollution, taking part in many projects about marine and beach litter, and analyzing their impact on biodiversity and marine ecosystems. She is from Rome, where Sebastian is ready to interview her. So, let's not waste any time. Elisa, the stage is yours. So we are located in the headquarters of Legambiente in the beautiful park of Villa Ada. So the interview will be in Italian, like this it will be easier to chat. So let's go. So grazie Alicia di stare con noi oggi. Grazie a voi per averci contattato. E adesso andiamo a iniziare l'intervista. Andiamo. So, a dopo. What is Legambiente and what is the mission of this association? Allora, Legambiente è la più grande associazione ambientalista italiana e ci sono circa 1000 sedi sparse in tutta Italia, 20 sedi regionali e contiamo più di 115.000 associati e volontari. E la nostra missione si basa su l'ambientalismo scientifico, ossia andare a ricercare dei dati, analizzarli e poi tramite i risultati di queste analisi andare a creare sia occasioni di sensibilizzazione, comunicazione e informazione a partire dal basso, quindi dai cittadini, dalla popolazione, dai nostri volontari, i nostri soci, per poi arrivare a cercare di influenzare e aiutare i decisori politici appunto nelle decisioni più per quanto riguarda i cambiamenti delle leggi e a livello sia nazionale che locale. Siamo nati nel 1980 sull'onda dei movimenti antinuclearisti e sono più di 40 anni che cerchiamo insomma di influenzare il territorio e la popolazione sulla salvaguardia e la protezione dell'ambiente. The topic of this episode is beach litter. Could you explain to us what beach litter means? Beach litter innanzitutto è il mio ambito di lavoro, è quello su cui lavoro di più. Letteralmente sono i rifiuti che troviamo sulla spiaggia, ma in realtà non è solo questo è solo diciamo la punta dell'iceberg, quello che si vede sulle nostre spiagge. Dobbiamo considerare che si stima che ogni anno tra gli 8 e le 12 milioni di tonnellate di rifiuti entrino nei nostri oceani la maggior parte di questi rifiuti, circa il 70%, sono sui fondali marini, si trovano sui fondali marini o sulla colonna d'acqua. Quello che vediamo galleggiare sul mare e sugli oceani e quello che troviamo sulle nostre spiagge appunto è la minima parte. Questi rifiuti per la maggior parte, tra l'80 e il 90%, sono composti da rifiuti plastici, oggetti monouso che vengono usati una volta ma restano poi per centinaia o migliaia di anni dispersi nell'ambiente e principalmente anche packaging, quindi imballaggi plastici.
La gran parte di questi rifiuti si sgretola, rimanendo nell'ambiente si degrada, si sgretola e va a formare quello che viene considerato uno dei maggiori e peggiori inquinanti degli oceani, che sono le microplastiche, le nanoplastiche. La loro, diciamo, fonte primaria è sono anche gli scarichi delle industrie, ma anche gli scarichi delle nostre case. Per esempio un lavaggio di lavatrice può disperdere nell'ambiente e nel mare più di 700.000 fibre plastiche. Anche nei cosmetici, per esempio, vengono utilizzate delle microplastiche nelle creme sfolianti, e quando poi ti risciacqui quello va a finire tutto nello scarico e quindi nel mare. Questi frammenti minuscoli di microplastiche, praticamente invisibili al nostro occhio, sono in realtà anche quantitativamente rispetto al peso che hanno, maggior parte dei rifiuti della plastica presente nel mare. Si stima che oltre 51 trilioni di frammenti plastici esistano sulla superficie delle acque, e questo si può notare anche nell'isola di plastica dell'Oceano Pacifico. È un grande accumulo e c'è un'altissima densità di queste microplastiche, appunto. Le fonti principali in generale poi della beach litter e della marine litter sono due: possono venire dall'entroterra, quindi dai fiumi, dalla cattiva gestione dei rifiuti a livello delle aree costiere, ma non solo, e dall'abbandono dei rifiuti, chiaramente, quindi da, diciamo, l'ignoranza dei cittadini e delle persone in generale, ma una fonte importante viene anche dal mare stesso, dalle attività di pesca, di acquacoltura. L'abbandono degli attrezzi da pesca è uno dei principali fattori di inquinamento del mare, soprattutto perché sono principalmente fatti di plastica questi strumenti. Why is beach litter considered a threat to the marine environment? Per quanto riguarda l'impatto sugli oceani, sulla biodiversità e sull'ecosistema marino, l'impatto è visibile sia per quanto riguarda le microplastiche, ma soprattutto per le macroplastiche. L'impatto principale è appunto la perdita di biodiversità, animali come tartarughe o pesci vari vengono intrappolati in questi rifiuti, oppure li ingeriscono, e quindi questo può portare nei casi peggiori alla loro morte. Per quanto riguarda invece le microplastiche, uno dei problemi principali è il fatto che possono essere portatori di agenti patogeni oppure di specie aliene. Si stima per esempio che circa l'80% delle specie aliene che sono arrivate nel Mediterraneo sono arrivate tramite microplastiche o plastiche galleggianti sul mare, e quindi questo chiaramente porta a un'ulteriore minaccia per l'ecosistema, perdita della biodiversità. E per quanto riguarda gli impatti sull'uomo, gli studi sono iniziati da meno tempo, insomma non è che si sa ancora molto e con certezza quale può essere l'impatto di questi inquinanti su di noi e sulla nostra salute. Probabilmente c'è un accumulo di bioplastiche nella catena trofica, quindi dai pesci ai grandi mammiferi che assorbono o che mangiano direttamente plastiche e microplastiche. Si sta cercando di studiare se poi possono arrivare anche a noi e a danneggiare anche diciamo, il nostro sistema immunitario e la nostra salute. How does Legambiente take action against the beach litter? Allora, facciamo varie azioni come Legambiente per lottare contro l'inquinamento in generale e nello specifico beach litter. Facciamo delle campagne di sensibilizzazione a livello locale, nazionale e anche a livello del Mediterraneo, educazione e formazione nelle scuole, a partire dalle scuole dell'infanzia, ad arrivare ad coinvolgere gli studenti anche delle superiori in attività un po' più, diciamo, impegnative, un po' più scientifiche, e raccogliamo dati e scriviamo rapporti
portiamo avanti vertenze e stiamo portando avanti anche diversi progetti, soprattutto finanziati dall'Unione Europea, quindi progetti LIFE, Horizon, NCBC Med, Interreg, con varie parti interessate che vanno da varie università, enti di ricerca e anche pescatori e operatori proprio del settore, come per esempio gli operatori turistici, i centri di recupero delle tartarughe. Insomma, scriviamo e portiamo avanti questi progetti che ci permettono di portare avanti soprattutto, diciamo, l'azione fondamentale che poi si ricollega alla nostra missione di ambientalismo scientifico, che sono i monitoraggi, che riguardano nello specifico sia la beach litter, quindi portiamo i volontari sulle spiagge e tramite un protocollo scientifico che abbiamo messo a frutto negli ultimi 15 anni, monitoriamo i rifiuti che si trovano sulle spiagge, oppure con i pescatori facciamo delle attività di fishing for litter, quindi quando i pescatori escono e fanno le loro operazioni di pesca, tutti i rifiuti che vengono riportati in spiaggia vengono monitorati e catalogati. Durante una di queste azioni possono essere recuperati anche 10 tonnellate di rifiuti marini. La maggior parte di questi rifiuti, tra l'altro, sono le retine da miticultura, che sono un altro grande problema delle nostre coste. Oppure facciamo altri monitoraggi per quanto riguarda i rifiuti galleggianti e le microplastiche, quindi partiamo con le barche sia sul mare che sui laghi, per cercare di caratterizzare questo fenomeno che, insomma, viene studiato da poco, quindi questi dati sono fondamentali anche per capire le dinamiche di questi fenomeni e soprattutto le fonti. Quindi, sapendo da dove arrivano questi rifiuti, possiamo anche premere e fare pressione sia sulla parte più politica e sociale che sulla parte di cittadinanza, per cercare di fare delle azioni mirate per risolvere o quantomeno cercare di diminuire l'impatto di questi inquinanti e di questo problema. Questo lo facciamo seguendo i principi della citizen science, quindi avvicinare il più possibile il cittadino alla scienza e cercando in questo modo di sensibilizzarlo sempre di più, ma in una maniera cosciente, che quindi poi possa diventare lui portavoce di questi problemi e di quello che possiamo fare per limitarli il più possibile. Could you give us some data? How could they be useful to us? Allora, nell'ultimo monitoraggio di beach litter, quindi il monitoraggio di rifiuti spiaggiati, sono state monitorate su tutta la costa italiana 47 spiagge dai nostri volontari e sono stati trovati 36.821 rifiuti. Questo vuol dire circa 780 rifiuti ogni 100 metri. Enorme. Sì, un'enorme quantità di rifiuti. Per esempio in un'altra campagna che portiamo avanti tramite un progetto sul Mediterraneo, che è il progetto Common, è la campagna Clean Up the Med, in cui durante 1 o 2 fine settimana in più di 21 paesi che si affacciano sul Mediterraneo vengono organizzate delle giornate, degli eventi di pulizia delle spiagge. In questo caso non si fa il monitoraggio, ma è solo una pulizia, e lo scorso anno sono stati coinvolti più di 500.000 volontari che sono riusciti a ripulire circa 100.000 km di spiaggia, raccogliendo 800.000 tonnellate di rifiuti in tutto il Mediterraneo. Diciamo che i numeri sono abbastanza importanti, sicuramente sono indicativi del fatto che questi rifiuti sono ovunque. Anche in questo caso non è stato fatto un monitoraggio preciso, però la maggior parte dei rifiuti che sono stati trovati anche in questo caso sono di plastica, quindi questo vuol dire che la plastica è diventata ubiquitaria, è ovunque, e questi numeri molto grandi ci devono far capire che dobbiamo agire
agire in fretta. Quello che poi noi cerchiamo di fare con i risultati di questi monitoraggi e di queste analisi, oltre a tutta la parte di sensibilizzazione, è cercare di premere sui decisori politici per cambiare le cose. Ad esempio, tramite i dati di Beach Litter dei primi anni, diciamo non solo noi, ma grazie a una rete di associazioni e organizzazioni sia italiane che europee, siamo arrivati al bando dei cotton fioc, per esempio, che ancora si trovano, ma adesso meno di prima, era uno dei rifiuti che si trovava di più sulle spiagge, e chiaramente l'origine erano gli scarichi. Questa cosa, quando l'ho scoperta, è stata molto particolare, perché non ho mai pensato di buttare un cotton fioc nel gabinetto, e invece evidentemente la gente lo fa, e quindi insomma, con questi grandi numeri che abbiamo riportato all'attenzione dell'Unione Europea, siamo arrivati al bando di questi prodotti. Oppure il bando delle buste di plastica, è un altro grande problema delle nostre coste, non solo, e il bando delle microplastiche nei cosmetici, e insomma tutte queste diciamo direttive, anche la direttiva SUP per esempio, è nata dai monitoraggi di Beach Litter che vengono fatti da molti anni in tutte le spiagge europee. Quindi con questi numeri noi associazioni ambientaliste siamo riuscite a far smuovere qualcosa a livello, diciamo, un po' più alto, e di politica un po' più alta, sperando che poi l'attuazione nazionale sia altrettanto efficace. Sì. Vedremo. What can we change in our daily routine to reduce the impact of beach litter? Beh, sicuramente la cosa principale da fare è stare molto attenti a quello che si compra, quindi ai nostri consumi, cercare di evitare il più possibile prodotti usa e getta, prodotti monouso, prodotti in plastica o con degli imballaggi importanti. Quando abbiamo un'alternativa altrettanto utile che non sia la plastica, perché non usare quella? Dall'altra parte dobbiamo anche stare molto attenti poi a come buttiamo questi rifiuti, quindi fare una corretta raccolta differenziata e chiaramente cercare di non disperdere i rifiuti nell'ambiente, e cercare di essere noi un esempio per gli altri, quindi in qualsiasi cosa noi facciamo, sia in spiaggia in questo caso, ma ovunque, che sia il più possibile rispettosa dell'ambiente che ci circonda, e poi le 3 R famose che si utilizzano nell'ambito dei rifiuti, quindi riutilizzare, ridurre e riciclare. Possono essere dei comportamenti che nel nostro piccolo possono portare a ridurre l'impatto di questi rifiuti sulla spiaggia, sull'ecosistema marino e poi anche sulla nostra vita. Could you provide any contact info for those who would like to join Legambiente in its fight to protect the environment? Se volete, diciamo, aiutarci, partecipare alle nostre iniziative e a tutte le cose che facciamo, innanzitutto potete cercare se c'è un circolo locale nel quartiere o nella vostra città, o comunque seguirci sui social di Legambiente, sul sito di Legambiente, ma lì trovate tutte le informazioni necessarie per venirci ad aiutare a proteggere l'ambiente e le spiagge. Ok, grazie Elisa. Grazie. Speriamo di vederci sulle spiagge. Sulle spiagge pulite. Sì, sulle spiagge pulite. Thanks, Seb, and thank you, Lisa, once again for accepting our invitation. Dear viewers, we hope you found this intervention quite helpful, that it opened your eyes about this big menace to the marine world. All of us, in our own small way, can contribute to creating a better world. Be a guardian of the sea yourself, and if you were already aware of this problem and doing your part in trying to fix it, don't let the message pass you by, but help us share it with as many people as possible.
Subscribe to our YouTube channel by clicking on the red button and on the bell. Let's make our community of sea lovers grow. Thanks for watching and see you in the next video.